Mi fa impazzire che la vita di Jan dipenda da questa piccola robina qui. You don't like the pressure? I like it. It's great feeling. Stage feeling. И мы привыкли, что Ян придумывает что-то такое, чего никто не делал. Adesso dipende tutto da lui. No le temo a nada. I fear nothing. Tutti siamo cresciuti guardando film su supereroi che compiono imprese incredibili. Ma cosa sono i supereroi se non esseri umani dotati di un talento unico e una determinazione senza limiti? Oggi sto per raccontarvi una storia che vi lascerà senza fiato. Porca vacca. No, fa paura. Quanto? Qualche mese fa ho ricevuto una chiamata da Red Bull. Avevano in mente un progetto dei loro, folle. Che faccio io? Beh, colgo la palla al balzo e decido di raccontarlo. Andiamo ad assistere all'impresa. L'impresa pensata da Red Bull in collaborazione con Fastweb, connectivity partner dell'evento, consisteva nell'attraversare per la prima volta nella storia lo stretto di Messina a piedi. E dimenticavo dove, su una corda larga nemmeno 2 centimetri a più di 100 metri d'altezza. Non so se ci capiamo qua. Ma dai, ma scherziamo, siamo in cima al pilone. Il supereroe adatto per questa impresa, purtroppo, non sono io. Anche perché scoprirò più avanti che questo non è proprio lo sport più adatto a me. Chiedo second. Ma è Jan Rose, uno dei migliori atleti di slackline al mondo. Tra trick senza senso e sfide impossibili è veramente un campione in questo sport. Io sono stato lì in Estonia a vederlo, è pazzesco. Ho raccontato tantissime storie che vanno fuori dall'ordinario, ma questa potrebbe batterle tutte. Si parte in direzione Stretto di Messina per un primo sopralluogo. In aeroporto incontriamo Federico e altri membri del team di Red Bull che ci raccontano che L'obiettivo principale è quello di essere il primo uomo che attraversa lo stretto di Messina a piedi. Poi c'è un secondo obiettivo che è quello di fare il record mondiale di attraversata, che adesso è 2.7. per darvi un'idea dell'altezza, per salire lì sopra serve fare un corso per lavori in alta quota, che io ovviamente ho fatto. L'idea è quella di salire fino in cima per sentire cosa si prova. Sarà veramente così spaventoso? Sono molto in alto. Con questa domanda in testa non posso che partire gasatissimo. Calabria. Atterriamo in terra calabrese e ci dirigiamo in hotel. Il giorno dopo ci attendono grandi programmi, quindi doccetta e relax. Abbiamo la vista. Beh, non male. La mattina riusciamo a renderci conto per la prima volta delle distanze ed è il momento di andare a fare un giro di scoperta. Ieri c'era un po' di nebbia e adesso si vede tutto benissimo. Bello lontano, eh? Siamo andati a conoscere Jan e per la prima volta a vedere il pilone da sotto. C'è un vento della Madonna, io non so come farà. Ma è incredibile, ma come fa? Ma noi possiamo andare lassù, io non vado nel monte. Più ci avviciniamo e più mi rendo conto della grandezza di questa impresa. È tutto veramente molto alto e molto lontano. Mamma mia, pensavo fosse molto più piccolo. È gigante. Buongiorno, che roba assurda. Vederlo da qua è... Impressionante. Tutto bellissimo, ma che vento c'è? Prima è salito su fino in cima e faceva fatica a tenere in mano il telefono per il vento che ci suona. Ci posso andare anch'io adesso, no? Sì, ma secondo me ti fermerei molto Da che punto di vista? dal punto di vista di salvare la tua vita. Davvero? Sì, ti troverai lo stomaco ribaltato fra 4-5 scalinate. Poi questo vento lassù si balla, sì, in effetti. È bellissimo, questo è mega pane per i miei denti. Sì, bellissimo. Ho paura. Ma ora è arrivato finalmente il momento di conoscere Jan. Nice to meet you. You're crazy. Well, you too. How do you feel about the heights? I've never tried to, so I wanted to try. I think the height is not an issue. The wind is. The wind, yeah. Veramente senza senso. I tried like something like this. How big is the... I'll show you. È così stretta. Wow, I thought it was like larger. 20 millimeters. Wow. Questa è esattamente la larghezza della line che utilizzerai. Stare in equilibrio su neanche 2 centimetri non è proprio la cosa più semplice del mondo. No, è difficilissimo quando parti con uno mettere anche quello dopo. E non riesco. Right next to me. Vabbè, niente carriera da slackliner per me. Posso solo provare ad immaginare cosa voglia dire essere su una corda così sottile là in alto. Ma torniamo al pilone, perché ora tocca a noi salire. Firmiamola che se schiatto adesso non c'è problema. Esatto. È ora di rendere fieri i miei insegnanti del corso. Tu sei lo youtuber? Sì, devo fare questa cosa per un motivo molto strano, infatti. Oh, allora sei te. Sì, sono io, sono io. Come si diceva prima, impara la
Giusto. Fa ridere che abbia fatto un corso insieme alle imprese edili per salire su un pilone dell'elettricità. Detto così, effettivamente bizzarra come cosa. Ok, so let's go. You ready? Yeah, of course. Check di sicurezza fatto, ma leva firmata, si va in scena. Inizia la scalinata, non so neanche cosa dire, sono emozionatissimo. Iniziamo a salire e inizio a prendere anch'io un po' di confidenza con l'altezza. Comincio quindi a fargli qualche domandina sullo slackline. What's the most difficult thing? Timing. You can't stop. You For have a to record, it has to be stand up, walk, maybe stop, but not sitting down or losing your balance until the end. Mamma mia. It's ridiculous. Yeah. Data la grandezza dell'impresa, devi per forza mettere in conto una possibile caduta. E quindi, giusto per curiosità, quali sono le possibili cause? First, wind gust, not prepared to take it. The leash, sometimes the feet can get stuck behind it, Ok. and then you just miss that. Or the backup line, the roots are somehow on the main line, twisted over. Più salgo e più è impossibile non farsi mille domande. Come fa a mantenere la concentrazione? Then I'm just focusing on smoothness and listening music. For example, I have a playlist playing. But the music has to be kind of chill. Or techno, trance, something which doesn't change from song to song. Ha del tutto senso. Sei lì, tra le nuvole, te la chilli, spettacolo. È una situazione surreale. Eccoci arrivati, finalmente in cima. It's here basically. We're gonna connect to the metal pillar with the super strong slings and then going over there to Messina. That's ridiculous. I'm excited for you. È la prima volta che fa slackline in Italia? The first one was 2012 with the Madonna tour. We had a show in Rome. Really? Tricks? Yeah, we call it trick line when you can do tricks like dynamic tricks. Before I started walking in the heights, I was doing tricks because I come from parkour freerunning background. Ian è un pro dei trick. È cresciuto allenandosi giorno dopo giorno in Estonia. Me l'hanno raccontato i suoi quando sono andato a trovarli. В школе начал паркуром заниматься. И он стал во дворе строить, копал яму, в которой привез много синтепона и разные матрасы. È veramente difficile anche solo immaginare la sfida che affronterà quel giorno sullo stretto. Lui camminerà da qua a laggiù, su una cordina così. Non ha senso, è assurdo. In poche parole, Ian dovrà percorrere 3,6 km a centinaia di metri d'altezza su una corda larga 1,9 cm. Ci saranno letteralmente solo lui, il mare e il vento. Mamma mia, che vento. È tenero perché ogni tanto si gira per controllare se sto bene. Il vento è stata una costante in tutta l'esperienza, sia in Italia che quando sono andato a trovarlo in Estonia. Eppure adesso che sto registrando qua, il vento è un po' fastidioso, eh? Come essere veramente un bambino al parco giochi, sta roba. Insane. E senti solo e quindi lì sei tu e basta. Un'esperienza strana ma veramente fighissima. Ma bellissimo, cioè grazie davvero perché sono felicissimo. È una roba assurda che non saprei come provare se non in questo modo insieme a lui. Thank you. Gracias to you as well. Wow. Ma ora facciamo due chiacchiere senza la tensione della salita. You tired? From the wind maybe, the skin and it blows in the face. Di motivi per cadere ce ne sono parecchi. Ma qual è il più assurdo che gli è capitato? Drones. I hate you. Yeah, I had like 5 times drones hitting me. Wow. Ma parliamo di cose anche un po' più easy. Viaggia molto per lo sport? With slacklining, the traveling started because of the competitions, events, 60 countries. Oh wow. Yeah. A proposito di performance, sente un po' la pressione delle telecamere? It's easier to do without someone filming you, someone watching you. No You pressure. don't like the pressure? I like it because it's the same as I do a lot of live performances. It's great feeling, stage feeling, Yeah. being in front of someone. Mi piacerebbe vedere la reazione delle persone che mi seguono quando esce un mio video, oltre a quella di Blur e Moccia che so che state guardando adesso. This will be the world record. Yeah. And your personal record is? I have walked the longest 1.5. Parlando di obiettivi, in poche parole sta cercando di doppiare il suo record. Decisamente ambizioso, ragazzo. Giusto così. See you later. Thanks, guys. Thank you. Pazzesco anche il fatto che lui adesso qua è tutto il giorno interviste. Adesso gli hanno detto vuoi fare pausa bagno? Lui no, via. Bravo. E questo sarà il suo mindset per tutta l'impresa. Adesso Ian monta la corda.
credo, tra questi due alberi, l'artista crafting. Finalmente è arrivato il momento di vederlo in azione. Spero poi di poter provare. Un conto è così, un conto e se ti aggrappi là per andare là. Cioè, è talmente lontano che non si vede neanche. E ora tocca a me. Barefoot, but not in the socks, because socks are slippery. Questo è il vero momento che aspettavo. Per farlo più scenico. This slackline is the same as the one I have as a highline. You know what it feels like to stand on a tiny piece of webbing. Certo, manca lo stretto di Messina sotto i piedi, ma almeno posso farmi un'idea. Have you tried balancing on something? The Wii balance board. Actually, that's a cool one. Jan quindi mi dà qualche drittina per iniziare. Arm help. Get a second. Just stand in the beginning. Non riesco. Look at that. Raga, è impossibile. I'm afraid to take a step. Questa secondo me è la definizione di essere bravi in qualcosa, far sembrare facile una cosa che è effettivamente difficilissima. It's difficult here. I can't imagine like there. I mean, it's not what you do on the first day. Yeah, I guess so. Grazie. Questo primo incontro mi ha davvero incuriosito e, come sempre, quando si tratta di sfamare la mia curiosità, sono partito per un altro viaggio. Questa volta per seguire da vicino gli allenamenti tipici di Jan e conoscere la sua terra d'origine, l'Estonia. E via che si va, Tallinn, Estonia. Sono davvero carico perché non ci sono mai stato e, dato che non capita tutti i giorni di fare un viaggio in Estonia, visitiamo subito Tallinn, la città più popolosa e il centro economico del paese, nonché la capitale. Non vorrei dire, ma sono le 11 di sera e c'è questa luce qua. Mi sta completamente mandando in confusione sto fatto. Ora direzione Kivioli, una piccola cittadina a nord-est dove si allena Jan. Io comunque questa luce ancora non me la spiego, è troppo affascinante. Non vorrei dire. Sono le 2:05 di mattina. E c'è questa luce. Ma ora mettiamo da parte l'entusiasmo e andiamo a dormire, perché domani incontreremo Jan. L'obiettivo del viaggio è quello di conoscere da vicino persone e luoghi della sua vita. Partiamo quindi da dove si allena. Ci siamo quasi. Adesso vedremo un allenamento con tanto vento, quindi più difficile del solito, e poi faremo un giretto nella sua città d'origine. L'Estonia ha una storia particolare che sicuramente ha reso i suoi abitanti determinati e coraggiosi, proprio come Jan. Nel Novecento il popolo estone dovette lottare più volte per la propria indipendenza e la ottenne per la prima volta dopo 200 anni di dominio russo nel 1920, ma circa 20 anni dopo tornò con annessione forzata a far parte dell'Unione Sovietica. Durante questa lunga occupazione si formarono vari gruppi di resistenza a favore dell'indipendenza, ma solo nel 1991, con la caduta dell'Unione Sovietica, l'Estonia fu finalmente riconosciuta come Stato indipendente. Ci siamo. Morning. What's up? Cerchiamo di capire meglio la sua storia. You're from Kivioli? I just trained here. I'm from south of Estonia, from small village. It's called Värska. It's a little region with an own culture and language. It's a 3 hours drive. Ok. It's next to Russian border. Ma allora perché si allena qui? These two mountains or the hills, kind of the biggest in Estonia, but they are artificial. This mountain here is owned by this center. It's like adventure center. That's how I started. I was doing this fun little bit ride. Una passione che l'ha portato molto lontano, grazie anche al supporto dei suoi genitori. Важно, чтобы мы всегда поддерживали и поддерживаем Яна, когда ему надо было, участвовали вот в его вот этой жизни. È il momento di entrare e prepararci in questo stupendo Adventure Park. Si inizia a vedere la linea meglio. Ma eccola lì. Sembra davvero lo sfondo di un telefono. Actually, it's above our heads. Ah, sì. Now you see with the sun, it's going like this. Wow, si muove tantissimo la linea. Ma quanto è storta. Cima raggiunta con successo e ora viene il bello. I'm excited for you. Me too. Let's go up here. Assurdo. Cioè adesso lui inizia a camminare da lì sopra e non c'è niente intorno. Pazzesco. Ma con questo vento come si fa? It's not too windy like that? It is, but it's interesting that the wind comes from there. It doesn't push so much the line to the side. The line looks quite straight, even now. It's safe. I'm stretching right now. Cioè lui si mette a camminare qua, non riesco a concepirlo. Ma anche il fatto che sia in equilibrio qua mi fa paura. Ovviamente voglio vedere anch'io. Yeah, from here, from this side, you can grab it. Yeah, it's really strong. At the moment, yeah, because of the wind. Backup line is going up and down. Nonostante il mio infallibile check della slackline, l'allenamento a causa del vento è a rischio. Now it's to the side. Maybe it's not walkable actually, all the way, like in an easy way. When it moves like this, it's a lot.
Ai ai ai. Ormai però ho imparato a conoscere la determinazione di Jan e infatti si prepara comunque. Lui deve arrivare tipo qua e adesso la line è spostata di 30 metri. Io non riesco a stare in piedi normalmente sul suolo. E via che si parte, cioè io sto a terra e lui parte. Partita la musica e ora parte anche lui. Well, let's go. Good luck! Questa roba non ha nessun tipo di senso. Assurdo. Ma poi con il vento che c'è. It's really weird. È la prima volta che lo vedo in azione dal vivo su una slackline così estesa. Un conto è vederlo in video, ma così davvero non me lo spiego. Prendiamo quindi un sentierino e cerchiamo di seguirlo. Guarda che roba. Oh, 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 oh. No! Io già super coinvolto. Ma ci sta filmando? It's not really walkable. I will slide myself over to see how that part of the slackline behaves. It's just killing. Non è molto fiducioso perché con questo vento di solito non è proprio possibile allenarsi. Jan prosegue. Ci siamo avventurati nella natura. E l'abbiamo incontrato. Manda messaggi vocali su WhatsApp, tranquillo. Ah, è vero, sta parlando in estone. Yes, Ale. So, how it's going? It's cold. My brain is freezing actually. I almost reached the spot where I wanted to go. Good luck. You can do that. It's so cold actually. My brain is really freezing now. Nonostante il vento e il freddo, Jan non si è arreso ed è arrivato alla fine. D'altronde le sue imprese si fanno di volta in volta sempre più estreme, come sanno i suoi genitori. С каждым разом эти проекты становятся все мощнее и мощнее. Я думаю иногда, что где будет вот этот, и мы привыкли, что Ян придумывает что-то такое, чего никто не делал. It was first time strong as this. You really feel like so much effort to push. Dopo anche questa giornata passata insieme, non vedo l'ora di conoscere la famiglia di Jan. Lo salutiamo e ci rimettiamo in viaggio. 149 km, 2 ore 21. Durante il percorso penso a quanto influisca la luce sulla vita delle persone di qui. Immaginate di non avere praticamente mai il buio d'estate e solo qualche ora di luce d'inverno. Io per esempio impazzirei. Pensate che non riesco a dormire se c'è così di luce. È veramente affascinante il fatto che lui provenga dal nulla più totale. But there are things to do in Estonia when you're young. I grew up in a small village, 40-50 people in the village. Yeah. That's small. Yeah, no other kids. Curioso come il contesto influisca sulle persone. Arriviamo al villaggio ed ecco la casa dove Jan è cresciuto. Hi. C'è solo un piccolo problemino. They don't speak English at all. It's either Estonian or Russian. It's not that quick to learn. Hi, Alessandro. Hi. La lingua è una barriera decisamente importante, ma in qualche modo ci arrangiamo. If you really want, over the phone I can translate to the language. Yeah, and then also. she knows what to answer. Hi. Good morning. Nice to meet you, Alessandro. Марика. Non vedo l'ora di scoprire qualche aneddoto curioso sul piccolo Jan. Ян в детстве очень много был на улице, играл самостоятельно, строил домики на деревьях. Скажем, вот перед нами впереди место, где было все перекопано и растянуто лентами. Которую Ян тренировал свои прыжки паркура. Слэклайн он начал заниматься здесь у дуба. Зимой в 27 градусов мороза. Сейчас сохнет белье. Provate solo a pensare di giocare in un giardino con meno 27 gradi. Le temperature estreme di queste latitudini hanno sicuramente influenzato il carattere di Jan. Provo quindi ad immaginarmi cosa abbia significato per lui crescere da solo in un paesino in mezzo alla natura nordica. For some people maybe lonely place, but I was okay. That's why I can do solo sports probably. Because you know? you're used to it. Yeah, exactly. Me too, but I also like to do sport with someone else. Yeah, but also your team is as good as your weakest team member. Ok, good quote. Chissà se avevano paura si facesse male, visti gli hobby del piccolo Jan. Не боялась. Я все время была рядом, Ян просил стоять рядом. Мама была медсестрой. La mamma è stradolce, il papà invece ha bisogno di un attimo per smollarsi, ma secondo me anche lui è un tenerone. Боялся то, что Ян все это оставит.
и не успеет покрывало еще Яна. Мы говорили, да, Ян все сделал, но мы делали сами, потому что мы не мешали Яну тренироваться. Ян молодец. Да, Ян молодец, Покрывали Ян Яна. все сделал, но на самом деле Ян тренировался. Anch'io avrei voluto qualcuno che mi facesse i compiti mentre facevo le mie robe. I genitori ci descrivono Jan come un bambino solitario, amante dei libri e della natura. У Яна в детстве были книги, энциклопедии разные, природа, люди. Книга Гиннесса была, которую он очень любил, не помню даже год какой был. И он только такие читал, очень подробно изучал все, что там написано в этих книгах. Pensa a te, la passione per il libro di Guinness World Record. La vita è un cerchio. Sarà questo che l'ha portato a spingersi sempre oltre? Все, хорошо, все. Salutiamo Jan, ma inaspettatamente il padre si apre e... Но мы думаем, что в Италии у Яна все получится. Осваивать. Мы будем только рады. До следующего проекта. И будем наблюдать за этим проектом обязательно. Ma prima di andare, gli chiedo di dire qualcosa che Jan potrà ascoltare solo dopo, guardando il video. Ну, Вот теперь я как раз вот так вот себя чувствую, как будто уже он испытал подвиг. Потому что теперь уже это эмоционально. Не знаю, вот такая эмоция вышла сейчас, то она вообще-то эмоция радости. Ян мощный, Ян сильный, он невероятный, поэтому он очень необычный человек, и мы его очень любим. Его все подвиги особенные, все его выступления очень особенные. И мы передаем Яну, что мы его очень любим, очень поддерживаем, и удачи ему, и удачи во всех его проектах. и в этом, и в будущем. И в этом, и в будущем. А эмоции – это радость, которую мы обычно, она скрывается как бы. Мы так, может быть, не выражаем вот это вот все вот словами, но вот внутри себя эмоционально. Вот мы за него так вот очень рады. Sono molto contento che entrambi si siano aperti così tanto con noi. Si sono mostrati senza filtri, anche per me è stato davvero emozionante. К следующему разу мы обязательно что-то на английском подучим. Vorremmo comunicare, quindi grazie mille, la prossima volta impareremo qualcosa in inglese. Che teneri, grandissimi. Io imparerò qualcosa in russo, così siamo perfetti. Yes. Purtroppo però è arrivato il momento di salutarli e proseguire il viaggio. Che tenera mamma che mi ha abbracciato. Ciao. Ciao ciao. Ciao. Che forti. Ora non ci resta che attendere il momento che tutti stiamo aspettando. L'impresa vera e propria. Rotoliamo nuovamente verso sud per andare a supportare Jan. Via che si va. Una volta atterrati ritroviamo i nostri amici e il buon vecchio Yaki. Giuseppe, lei è veramente fortissimo. Lasciamo le valigie in albergo e andiamo subito a vedere il pilone messinese. Jan vuol fare tutte le attività il 5 perché fa parte anche proprio del team di operation del cavo. Vi anticipo già che le cose purtroppo non andranno secondo i piani. Jan infatti affronterà tanti problemi. Eccoci qua. Prima visione dell'altro pilone, è veramente grande. Comunque manca praticamente una settimana all'evento e c'è già un sacco di gente che si muove. Pilone 1, pilone 2. Incredibile. È arrivato il dottore. Ciao, brother. Are you excited? Yeah. The wind is 14 meters per second up there. Yeah, it's freaking strong up there. I've never seen like the helmet with also this Funny. all together. Yeah, it's funny. Comunque è anche bello il fatto che lui potrebbe tranquillamente fregarsene e far fare il lavoro agli altri, invece qui è supervisiona qualsiasi cosa succeda. Grande, veramente. Ci raggiungono anche Blur e Manuxo e una nuova sfida di slackline è d'obbligo. Ora faremo una sfida pazza di slackline. Spoiler, siamo tutti, forse tranne Yaki, molto scarsi. Hey bro, quanto hai fatto? Hai fatto 2 passi? Cerca di appoggiarti sempre meglio. No, vabbè, ma è follia. Dietro, verso l'alto. Sì, ma prendi le guida, certo, ovviamente, lo dice lui. È il campione che manco è salito. Prova a stare con una gamba larga che ti aiuta a stabilizzarti. Almeno un secondo sono ridicolo. Sono ridicolo. Puoi provare un po' col sinistro? Ma secondo me non cambia niente. Come non cambia niente? Qual è il tuo piede forte? È il destro, quello. Allora cambi. È peggio. Mamma mia, sento solo le giostre. È indomabile, cazzo. Avete la giusta, signori? Guardalo. Una pippa, uno scarso proprio. Scusami, No, vieni da stringerti è distinto. Ma se non mi distruggi un polso, una volta che impari l'equilibrio qui, ti è più facile pure fare la verticale. Bravissimo. Piano. Piano piano, senza fretta, braccia morbide.
efficiente. Bravissimo. Ecco, Yaki Dale che sa fare tutto, sa fare anche questo. Comunque, a parte le nostre performance, è stato bello rendersi conto quanto sia difficile fare slackline. Abbiamo iniziato a fare avanti e indietro tra Sicilia e Calabria 50 volte al giorno. Mentre ci godiamo sole e mare, i giorni passano. Il nostro eroe comunque non solo non smette mai di allenarsi, ma è sempre presente perché è parte integrante del team. You have like a coach? I train by myself, but I have a team who helps me technically, and also people with who we just chat about how it feels like to walk it and what could be better. Passano varie giornate di preparazione, con ovviamente molti problemi e ritardi dovuti soprattutto dal vento. The stressful part is still to set it up. How they set it up? Drones are the most typical these days, but here the distance is so big that we have to fly a bigger a plane. yeah, helicopter. Cos'è questa corda qua? Il cavo d'acciaio quello da 6 mm. Questo serve per l'elicottero per portarlo sui fuoco. The first rope we pull with the helicopter. Questa prima corda serve per tirare sulla slackline, ma le cose non sono così semplici. Our team is being ready for the helicopter to pull the pilot rope over the Messina Strait, but still not flying, waiting for the weather to be good, because the weather is so unpredictable over there. La tabella di marcia ne risente ancora, ma alla fine ci riescono. Passa così un altro giorno e io e Yaki ne approfittiamo per andare a vedere da vicino il pilone messinese. Siamo in buona compagnia. Buone mani, anche se sei tu il preposto. Sei sotto la mia responsabilità. Stiamo ufficialmente salendo sulla cima e via che si va. Quanti scale sono? 1100. E si parte dall'arrivo. E ora saliamo. Sono stati costruiti nel 1955 e portavano l'elettricità dalla Sicilia alla Calabria. Comunque ogni volta che salgo e percepisco il vento, pensare che Jan farà questa cosa in mezzo là fa impazzire. Da qua bisogna essere agganciati. Direi il panorama niente male. Il problema è che adesso le scale che dobbiamo fare sono infinite ancora. Andiamo che siamo a metà. Su, su! È un atleta, ragazzi. Dai che ci siamo quasi. Sì, l'abbiamo fatta. Mamma mia, da qua fa impressione. È completamente pazzo. Adesso per la prima volta mi rendo conto di quanto scenda. Vedendo la linea è veramente una cosa folle. Già che ci siamo, approfitto di Yaki per qualche dato tecnico. Ho studiato. Allora, qua semplicemente dove hanno caricato tutti i materiali e hanno impostato una prima carrucola per portare su la slackline. Questa è proprio la slackline, vedi? Va su e poi passa attraverso ad altre carrucole. E adesso andiamo a vedere su dove c'è proprio l'arrivo. Porca vacca. No, fa paura. Oscilla in un modo disumano. Il vento è il suo nemico numero uno e temo che se ci dovesse essere questo vento non potrebbe nemmeno provarci. Guardate che giro fa! Col vento bisogna stare attenti e noi lo sappiamo bene. You can't change the weather. It can be a little wind, it's okay, but not like this. Lui arriva qua e guardate quanto è sottile. Questo è tutto il sistema di carrucole che è stato fatto per far scorrere la slackline e per mantenerla tesa. E di là, sull'altra torre, c'è un argano con cui fisicamente la stanno tirando. Ci sono tante cose che devono tenere a mente. Adesso per esempio è ancora ferma perché c'è troppo vento. A proposito di questo, How do you feel today? A little bit of work, more than yesterday. But you cannot try tomorrow still. It's hard to say. We started 5 AM today. Really? Yeah. già di per sé è un lavoro faticoso, in più mentalmente devastante perché ti devi fermare ogni volta che c'è troppo vento. Mi fa impazzire che la vita di Jan dipenda da questa piccola robina qui. La cosa forse più pazzesca di tutte è il materiale con cui è fatta la slackline, che è Dyneema, un polietilene ad altissimo peso molecolare, tradotto è leggerissimo e resistentissimo. Pensate che un semplice metro pesa solamente 19 grammi, ciò vuol dire che tutta la slackline pesa circa solo 60 kg, ma è comunque super resistente perché questa semplice slackline di 1,9 cm di spessore regge 40 kN, quindi circa 4000 kg, ovvero 2 SUV. E comunque non solo Jan, ma tutto il team sono veramente fuori di testa. Adesso c'era uno a cavalcioni che faceva, ok che sono imbragati, però insomma livello alto. Adesso, giusto per gloria personale, saremo lì sopra. Mamma mia, ma siamo pazzi? Lei è per caso completamente pazzo? Totalmente. Ma dai, ma scherziamo, siamo in cima al pilone.
Così come Jan, anche i tecnici di Fastweb hanno lavorato instancabilmente per installare, in tempo per l'evento, connettività in fibra ottica e ponti radio. È arrivata l'antenna. Raggiungendo i 2 piloni allo estremo dello stretto e assicurando così una connessione internet ultra veloce e un live streaming impeccabile. Appena toccato terra, la connessione c'è, ma non si sente ancora la carica dell'evento. Incrociamo infatti il protagonista di questa storia reduce da una giornata di settaggio. E Today it doesn't feel like day before the volley. Okay. Because I know the line is still not there. Yeah. We are depending actually a lot on the nature and also on the other people. Okay, the rope is over, and then we have to attach the slack line. At the end, it doesn't work. We have to find a way out. Then we're like, la frustrazione si tocca con mano. We could not work a lot because the weather was not friendly with us. There was nothing else to do. You can prepare as much as possible, But then like suddenly there's wind blowing or rain. you know the feeling of losing the time? yeah, I hate it. We have only a couple of days left. And I see it. you see it. Già questa impresa era difficile in partenza, ma così diventa davvero dura. Jan però non molla un colpo, nonostante lo stress è sempre sorridente e disponibile con tutti. Comunque bisogna dire che Jan veramente è incredibile. Qualsiasi ora del giorno, sempre a monitorare. So successfully we got the slackline in the air at the end of 8 days already. Finalmente arriva il giorno delle prove e io sono carichissimo, ma dopo un attimo dalla partenza Ah, è caduto. È vero. Mamma mia, chissà mentalmente adesso quanto deve essere difficile il fatto che stai facendo la prova e cadi dopo 30 secondi. proprio così. Jan durante le prove è caduto subito, ma lui, che non smette mai di sorprendermi, è incredibilmente sereno. How do you feel after all that happened in those I days? feel good after being up there, and I don't have to work anymore pulling this shit over. Now it's fun part, walking part. Ok, la slackline in posizione e tutto funziona. How was it today? Was good. It was a little bit like windy. I did the one fall in the beginning because I got stuck. It was actually the loop went on my leg. We checked the video after. This happens like in the beginning. I just go back, start over again. And I could not see the line properly because it was mixing with the background. Ed ecco un altro problema. How do you think it will go? I mean, if it, good weather, rested, it goes well. That's it. That's simple. Dopo una lunga ed estenuante attesa, domani sarà il grande giorno. So, good luck. Thank you. And spacca tutto, mi raccomando. Ci vediamo a Messina. Con questi pensieri in testa, torno in hotel e Jan mi manda un video. Night before that walking, long journey. I have only like concerns. The longer the way gets, the more chance like for little nasty things to happen. I mean, the body feels all good. The feet should be stay without any pain, I hope. And let's get ready also the gear bags. I need to pack them quickly and go to sleep. Oh. La mattina dopo l'adrenalina è alle stelle. È veramente presto, ma è anche il grande giorno. Andiamo ad assistere all'impresa. Eccoci qua. Sotto il pilone Calab, l'inizio della storia. Jan si sta preparando. È arrivato il momento di partire. Jan è pronto. Inizia la sfida. Getting ready, getting my harness on, getting my safety leash, my helmet, water backpack, shoes. Everything needs to be nice and tidy because the long journey is on the way. Noi lo seguiamo dalla sponda Calabra, mentre migliaia di persone lo guardano dalla diretta, resa possibile grazie alla connessione internet ultra veloce di Fastweb. Ok, Jan sta partendo e adesso dipende tutto da lui. Incredibile come da qua sembra tutto calmo e che non stia succedendo niente, invece laggiù c'è una quantità di emozione clamorosa.
si capisce bene quanto il vento gli sposti la slackline. Chissà cosa starà pensando ora. Ricordo quello che mi aveva detto. That's the end where we want to reach, but we're not thinking about the end right now, because right now I have to make the steps, and then you're like, okay, one step, and you suddenly have 10 steps, and then suddenly like you realize, oh, you've done it. Adesso Jan è lì, fa impressione da vedere. Ora prendiamo la barchetta e andiamo sulla chiatta. Ed eccoci arrivati alla chiatta Red Bull. Incredibile di quanta struttura stanno mettendo in questa cosa. Questo è il drone più grande che abbia mai visto. E lì invece c'è Mediaset. Sta andando velocissimo. È su da 1 ora e 10 e ha già fatto il 37%. Bravo Jan. Non si è ancora fermato, cioè non si è mai fermato. E ora il bro, essendo lì, è arrivato ufficialmente a metà tra un pilone e l'altro. Sto provando un mix di emozioni, sono carico e fiducioso, ma anche attento ad ogni passo di Jan. Siamo arrivati nel quartier generale e lui ha appena fatto il world record. manca davvero pochissimo. È lì. Quasi arrivato alla fine. Ed è in questo momento, alle 11:38, che decido di sbilanciarmi. Sinceramente non pensavo che ce l'avrebbe fatta, soprattutto quando è caduto dopo 2 metri, quando ho provato la prima volta. E invece spero non sia una gufata, ma adesso è lì e manca veramente poco. È l'ultimo passo il più difficile, perché pensi di essere arrivato e manca ancora un passo. E infatti, alle 11:39, Posso credere. L'ho appena detto, spero non sia una gufata, è caduto dopo 3 secondi. Sono potentissimo. ma ormai lo conosciamo tutti e infatti dopo un secondo si rialza. Si rialza subito per testa. Immagino che nervoso abbia questo. Forse sono io, ma ci sono rimasto davvero male, anche perché ho visto quanto impegno ha richiesto tutto questo. One thing is to walk the longest line, but the jury is that without the fall. It already counts because it's the fucking longest line. You need a chariot there. Yes. Ali, che bello, felice. Grande Jan. Amazing. Fantastic! Ян вообще очень целеустремленный. Если он за что-то взялся, он обязательно это доведет до конца, и он будет это перфектно прямо вот это вот все. Такой вот характер, что через все вот это вот и сделать, довести до конца. It's more mental than technical. If it feels hard in the beginning, then it will be all the way. Back in the days, I remember my first kilometer. Mentally, I was like believing. Physically, I was not strong enough. I made it, but I was super exhausted because I was using my body way more. E guardatelo ora. Walking over the Messina Strait, 3.6 kilometers. That was tough. Facciamogli prendere un po' di meritati complimenti ed applausi. Thank you for watching for 3 hours. Andiamo a sentire come sta. How do you feel mentally? It's good, actually. Mentally is not as hard as physically. We walked the longest slackline ever. We set up the longest slackline ever. È più forte di me. Devo sapere se ci riproverà. Now you have to take it off. Who knows? Well, I walked once,
Why not to? Yeah, of course. While it's still up there, why not to use it? Ha raggiunto un enorme risultato e deve esserne fiero, ma io, fossi stato in lui, sarei troppo arrabbiato di essere caduto alla fine e vorrei a tutti i costi riprovarci. I'm happy that you're happy. Yeah, we are happy. Ci salutiamo e sono molto speranzoso. Eppure, alla fine, Slackline. Thank you so much, Jan. Yeah. Welcome, Andrade. viene smontato tutto ed io rimango con l'amaro in bocca. Mi sembra assurdo che una persona determinata come Jan non vada fino in fondo. Decido quindi di far passare un po' di tempo e chiamarlo per capirne di più. The idea was to walk over, be the first person to walk from Calabria to Sicily to Messina, because if I want to do like world record, I should choose an easier location. Of course. Also because it was a lot more than the world record. Yeah, and then I walked like longest distance ever. We set up the longest slackline ever. That's already like 2 big milestones. You know, world record just sounds, quite a lot of things can be a world record, but here is the story actually.